Buongiorno a tutti, oggi siamo a testare la mitica Niken della Yamaha. Moto con tanti pregiudizi, dato l'innovazione della doppia ruota anteriore, che è la prima volta che la vediamo su una moto. È già stata utilizzata sullo scooter, iniziando con l'MP3 della Piaggio, ma qui stiamo parlando veramente di un'altra cosa. Prima di partire volevo farvi vedere, se si riesce, perché c'è un po' poca luce in questo punto. Questo è il sistema di Ackerman, che permette praticamente alle due ruote di rimanere sempre alla stessa distanza in qualsiasi angolo di piega, quindi la ruota esterna in curva piegherà di più di quella interna, e questo grazie appunto a questo sistema di Ackerman. Facciamo passare il treno se non si sente niente. Poi abbiamo un bel comparto di elettronica, un buon motore, ma adesso ve ne parlerò direttamente alla guida. Ieri ho già testato l'intera giornata la moto in modo da essere preparato su cosa dirvi a proposito di questa bestiona, perché penso che sia una moto che ha bisogno di qualche ora per essere capita, perché all'inizio tendiamo ad utilizzarla come una moto classica. Adesso vi farò vedere a gomme ghiacce, perché siamo appena partiti, che cosa è in grado di fare. Partiamo e abbiamo di fronte a noi una normalissima rotonda con dell'asfalto normalissimo, anche qualche buca. Questo è il metodo con cui uno utilizzerebbe la moto credendo di utilizzarla come una moto normale. Poi ti accorgi che puoi fare questo, cioè andare ancora più giù fino a grattare le pedane. Guardate, anche dove c'è lo sconnesso la moto non ne risente. Vi ricordo che abbiamo le gomme completamente ghiacce, eppure riusciamo a grattare le pedane quanto vogliamo. Detto questo, la cosa che più mi ha stupito ieri utilizzando questa moto è che lo si riesce a fare anche in coppia, quindi anche la guida con passeggero è veramente agevolata. Riuscivo a fare la stessa cosa che vi ho fatto vedere adesso anche col passeggero. Guardate, anche qui asfalto umido, sono le 8 di mattina, eppure la moto gratta le pedane come se non ci fosse un domani. Come vi stavo dicendo, la guida con passeggero veramente agevolata. Secondo me annulla quasi il peso del passeggero mentre si guida. Vi ricordo che la moto pesa ben 263 kg, quindi non sono per niente pochi per una moto, e dovrebbe essere veramente dura in curva, soprattutto nelle piccole rotonde di città. Invece, come vedete, non è per niente così. Riuscivo a farlo anche col passeggero, quindi avevo oltre 300 kg in moto. Sono voluto partire subito forte facendovi vedere la grossa qualità di questa moto, perché spesso viene guardata con grossi pregiudizi, e quindi magari questa prima parte del video può aprirvi un pochino gli occhi. Ieri l'ho testata anche su un monte qua vicino, aveva piovuto la notte, quindi l'ho utilizzata dove c'era un po' di, diciamo, asfalto bagnato, un po' di polvere. La moto veramente si utilizzava in una maniera pazzesca, e dove si trovava anche delle buche in uscita di curva o a centro curva non importava ritirare sulla moto, perché veramente teneva la traiettoria, non sentivi l'anteriore andare via, e questo è veramente fantastico. Adesso vediamo che cosa comprende il pacchetto elettronico di questa moto, che è molto avanzato. Abbiamo 3 mappature che gestiscono l'erogazione della moto, le vediamo da questa parte qui, mod. Una mappatura numero 1, che è quella che sto utilizzando adesso, che è la mappatura sport, quindi diciamo che quello che diamo sull'acceleratore viene subito inviato alla moto, e quindi la moto è molto più reattiva. Una mappatura numero 2 che possiamo cambiare anche in viaggio, semplicemente lasciando il gas e premendo questo tasto. Adesso l'ha messa in 3 e la moto si addolcisce tanto. È diciamo la mappatura da bagnato, o su altre moto viene considerata soft. Qui è scritto come 3, quindi è quella che toglie, diciamo, più potenza. E poi abbiamo una mappatura intermedia 2, ci lascia tutta la potenza della moto ma addolcisce un pochino l'apertura. Però la moto ha un'erogazione molto fluida, si utilizza veramente bene. Il motore è il famoso 3 cilindri montato su MT-09 Tracer 900, quindi è un motore già utilizzato molto e collaudato, però è stato cambiato l'albero motore e la moto è stata un po' addolcita nella sua erogazione, e secondo me hanno trovato veramente un bel compromesso, perché si riesce a utilizzare anche su sport, come vedete anche nel traffico.
c'è un pochino più di on-off su Sport rispetto alle altre due mappature ovviamente, però la moto non è cattiva ai bassi regimi, quindi si riesce a utilizzare benissimo, mentre se la si vuole un po' più aggressiva basta salire intorno ai 6-7 mila giri e la moto va che è una bellezza. Oltre a questo abbiamo due livelli di traction control. Abbiamo un livello 2 un po' più invasivo che diciamo controlla maggiormente la moto, e un livello 1 che è un po' più lieve, quindi entra in funzione quando la moto magari già sta un po' scodando o si alza, perché sì ragazzi, anche se ha due ruote anteriori si impenna. E poi ovviamente c'è anche la possibilità di rimuovere completamente il controllo di trazione. La moto, avendola testata ieri abbastanza bene, posso dirvi che sul posteriore tende un pochino a scodare, perché probabilmente avendo un grosso peso all'anteriore il posteriore tende a essere un pochino scarico, ma non più di tanto, giusto quel pelo che si sente scodare la moto in uscita di curva, però molto controllabile. Si sente che l'anteriore è piantato bene in terra e con un po' di esperienza e gestione del gas si riesce veramente a divertirci col posteriore. Sono venuto anche un po' nel traffico perché ieri l'ho utilizzata diciamo dove c'era qualche curva in più, siccome spesso se ne parla male nel traffico dove si dice che essendo più grossa si utilizza male. Ero curioso di provarla, anche se la mia idea è che non è più larga di una qualsiasi moto da turismo, magari con qualche borsa montata. Sicuramente il manubrio è un po' più largo rispetto a una classica moto, ma la moto è veramente agile, quindi non ha nessun problema a muoversi nel traffico. Oltre a mappature e controlli di trazione, di serie abbiamo anche il cruise control, quindi il mantenitore di velocità che di solito viene utilizzato in superstrada, in autostrada, con un pochino di attenzione in più a non portar via lo specchietto. Come vedete si riesce a sviare senza problemi nel traffico cittadino. Il comparto di elettronica non si ferma a traction control, mappature e cruise control, ma abbiamo anche il quick shift in salita, quindi cambio rapido in salita che ci permette di cambiare al di sopra dei 4000 giri senza l'utilizzo della frizione, senza l'utilizzo cioè senza chiudere il gas. Il sound della moto anche da originale si fa sentire. Amo molto il sound del 3 cilindri che appunto avevo già provato su MT-09 e Tracer 900, come del resto la sua erogazione. Con uno scarico sopra lasciamo stare perché veramente diventa fantastico. Ci tengo a precisare che la moto mi è stata data in prova dalla concessionaria dove lavoro, che è Motor Game Yamaha di Pisa, potete vedere qua. Vi lascio il link in descrizione del sito, quindi se siete interessati all'acquisto della moto o di altre moto Yamaha, oppure vi interessa la moto ma volete provarla, sappiate che qui è disponibile in prova. Adesso vi faccio sentire un po' il funzionamento del quick shift. Come vedete non c'è bisogno di chiudere il gas, la moto è molto più veloce. E secondo me una cosa che viene detto poco, oltre al fatto di essere un cambio più sportivo e veloce, è il vantaggio per quando abbiamo il passeggero, perché spesso viaggiando col passeggero, quando vai un po' più aggressivo, tutte le volte premere la frizione, chiudere il gas, riaprire, e il passeggero sballottola avanti e indietro. Invece col quick shift veramente questo fattore si annulla praticamente, se lavora bene il quick shift come in questo caso. Anche andando con poco gas come in questo caso, la moto è molto più fluida e quindi anche il passeggero risente meno degli scossoni dei cambi di marcia. Per quanto riguarda il comfort, devo dire che avevo letto qualche recensione che parlava di una sella un pochino duretta, ma sinceramente io non l'ho notato tra oggi e ieri, avendola utilizzata abbastanza, nessun tipo di dolore alle parti posteriori, quindi penso che la sella sia abbastanza comoda.
ovviamente è disponibile anche una sella comfort più morbida, mentre per la protezione dal vento devo dire che sulla Niken base il cupolino è molto piccolo, va a coprire in parte diciamo il petto, ma la testa resta completamente scoperta. C'è bisogno del cupolino maggiorato che troviamo già di serie sulla versione GT, perché della Niken hanno fatto la versione GT. Come vi dicevo, il cupolino maggiorato, le manopole riscaldate, una sella comfort già montata, cavalletto centrale perché su questa è montato solo il cavalletto laterale, livrea particolare sulla versione GT che la troviamo in una colorazione blu opaca oppure grigia, con le forcelle colorate oro anziché blu, per un costo di 1000 euro in più. Questa costa precisamente 14.990 franco concessionario, quindi c'è da aggiungere la messa in strada con l'immatricolazione, mentre appunto la CT 1000 euro in più pari pari. Ho ancora parlato di una cosa molto importante che è una particolarità di questa moto, ovvero la doppia forcella che troviamo su ogni ruota. Abbiamo uno stelo anteriore che fa semplicemente da guida alla moto, mentre lo stelo posteriore lavora come vera e propria sospensione, infatti come vedete sopra c'è la regolazione. Mentre per quanto riguarda i freni abbiamo un doppio disco da 298 mm che permette una frenata molto imponente, anche se secondo me potevano azzardare qualcosina di più sull'impianto frenante, che avendo una doppia ruota che permette un'aderenza pazzesca. È pazzesca anche nelle strade cittadine, non riesco a immaginare che cosa si possa fare con una moto del genere su un passo di montagna con asfalto caldo primaverile o estivo. Questo che fa? Dopo un po' che sono in moto a questa bestia, mi viene da dire veramente spontaneo che è una delle moto più piacevoli che abbia mai guidato sotto il punto di vista della guida, anche tranquilla. Ti viene proprio voglia di prendere e partire, perché veramente in curva è uno spettacolo, cioè si muove quasi da sola, cioè la senti proprio fluida, veloce, veramente si riesce quasi a grattare le pedane sul dritto. È una roba assurda, anche proprio nella velocità dei cambi di direzione. La senti morbida, quindi non è faticosa la guida. L'erogazione è veramente fluida e divertente. Se avete visto, a centro curva ho preso una buchetta, ma ho mantenuto la piega perfettamente identica a prima, senza ritirare sulla moto sulle imperfezioni dell'asfalto. Allora, un altro grosso vantaggio è la possibilità di frenare anche in percorrenze a centro curva col freno anteriore, perché la moto non tende a tirarsi su come una classica moto, ecco. Lo stesso avviene in uscita di curva, in cui possiamo aprire prima il gas perché la moto tende a mantenere di più la sua traiettoria senza ritirarsi su. Eccoci come sempre sulla strada dove provo solitamente diciamo le partenze, lo 0-100 e la frenata. Lo faccio qui perché non ci sono macchine.
ragazzi, volevo farvi vedere una cosa che ho provato anche ieri. Trovate il video da fuori su Instagram. Qui c'è questo piazzalino abbandonato e è uno spettacolo fare questo. Cioè si va giù senza problemi. E quello che sentite grattare in questo momento è la pedana del piede, che quindi devo spostare e utilizzarla stile motard. Veramente uno spettacolo. C'è il video su Instagram da fuori se volete vederlo. Un'altra domanda che fate in tanti: ma la Naken si impenna? La Naken si impenna anche troppo. Ovviamente davanti è molto pesa, quindi va fatto in prima, è un po' pesantuccia, ma si impenna perché il motore c'è. Adesso in chiusura vi farò una prova di impennata, ma giusto per farvi vedere che si impenna. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa bestiona. Bella ragazzi.